Ciao a tutti, oggi parliamo della dermatite piotraumatica o dermatite umida acuta o hot spot, che è una forma di dermatite che colpisce soprattutto il cane a pelo lungo, ma anche l'ho vista in cani a pelo raso. E più che una predisposizione di razza o di sesso, c'è una stagionalità in questa patologia che di solito avviene durante il periodo estivo. Di solito, come si presenta questa forma di dermatite? Abbiamo praticamente delle chiazze che possono essere più o meno piccole, di solito in alcuni punti strategici come il collo, la base del collo, la base dell'orecchio, scusate, oppure in questa zona, soprattutto in quei cani che salivano parecchio, oppure sul fianco o sulla base della coda, e sono fondamentalmente delle lesioni molto umide, molto eritematose, quindi sono molto arrossate. Di solito il proprietario si accorge che c'è una zona che fondamentalmente è umida e molto rossa sotto il pelo, e di solito sono delle dermatite, come lo dice il nome, dermatite piotraumatica. Sono delle dermatite, delle piodermiti superficiali, quindi la causa di queste dermatite sono dei batteri che vivono comunemente sulla cute del cane, e traumatica perché di solito c'è fondamentalmente un eccessivo grattamento da parte del cane. Una delle prime cause di questa dermatite piotraumatica sono le pulci, quindi è molto importante che i cani abbiano sempre il trattamento antiparassitario fatto, non fate l'antiparassitario una tantum. Quello che ho notato per la mia esperienza è che molto spesso queste tipologie di dermatite piotraumatica avvengono soprattutto d'estate, anche a causa del fatto che il cane magari si bagna, fa un bagno, oppure in questo caso un po' la saliva, e il cane non viene asciugato bene, quindi soprattutto nei cani a pelo lungo un filo di acqua probabilmente rimane a livello cutaneo, quindi caldo, umidità, i batteri sovracrescono e abbiamo questa tipologia di dermatite. Quindi è molto importante che quando il vostro cane fa un bagno al mare o al lago o in un fiume o in piscina, ricordatevi sempre di asciugarlo bene, perché col caldo chiaramente voi magari avete la percezione che il cane si asciuga da solo, però proprio per questo tipo di problema è importante asciugarlo bene con gli asciugamani, in modo da togliere anche quel filo di acqua che probabilmente ristagna e quindi in alcuni punti crea questo tipo di dermatite, che è molto pruriginosa. Il cane, una volta che si forma, poi continua ovviamente anche a grattarsi, quindi il discorso delle pulci, ma anche il discorso dell'acqua, perché noto molto spesso che a seguito magari di mi è capitato per esempio l'anno scorso un cane che aveva fatto un bagno al mare, era uscito, poi si era asciugato, avevano passato comunque tutta la giornata al mare, e però probabilmente l'umidità che si è formata comunque sulla cute, sotto il pelo, questo Labrador, ha fatto sì che il giorno dopo avesse una dermatite piotraumatica su tutta la zona della testa. E quindi è importante fondamentalmente capire questo, cioè ricordatevi sempre di asciugare bene i cani, d'inverno per un motivo, d'estate per questo tipo di problema. Cosa bisogna fare fondamentalmente in queste situazioni? Ovviamente se vedete il vostro cane che si gratta e vedete delle lesioni, la prima cosa da fare è portarlo dal medico veterinario, che dovrà diagnosticare chiaramente che quella lesione è una dermatite piotraumatica, perché chiaramente l'aspetto della lesione non sempre, abbiamo diverse diagnosi differenziali, possono esserci delle micosi, possono esserci delle allergie sottostanti, quindi bisogna un attimo capire. Se identificata dermatite piotraumatica, la terapia fondamentalmente è abbastanza semplice, che è quella fondamentalmente di rasare bene la zona in modo tale da far respirare la cute, in modo tale che andiamo a modificare le condizioni di umidità e temperatura
dove questi batteri stanno creando il problema, e poi fondamentalmente di solito si eseguono delle terapie topiche sulla lesione che servono per ridurre chiaramente la sovracrescita batterica, quindi chiaramente prodotti di solito a base di clorexidina che aiutano fondamentalmente a disinfettare, e la clorexidina ha anche un'azione antibatterica e quindi ci aiuta poi a curare la lesione. Però in primis è quello di tosare bene la zona, perché se tu applichi la clorexidina sotto il pelo non serve assolutamente a nulla, quindi è molto importante, ripeto, prima fare diagnosi e poi eseguire la tosatura della zona. A volte, se la lesione è molto importante, anche in sedazione, perché chiaramente il cane non è che apprezza questo tipo di tosatura, perché deve essere proprio tosato bene, e tutta la zona arrossata deve essere tosata, altrimenti la cute non respira e quindi possiamo non avere la guarigione nelle zone dove c'è ancora il pelo. Quindi è molto importante eseguire una tosatura corretta. Spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, anche d'estate asciugate bene i vostri cani dopo un bagno, che possa essere il bagno classico per pulirlo, oppure un bagno al lago, al mare, nei fiumi. Un saluto a tutti, alla prossima.